Finalmente realizziamo la Teddy Chic. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi finalmente sono ritornata con un nuovo tutorial. Voi come state? Spero tutto bene. Io nel frattempo mi sono riposata, ho ricaricato le pile e ho anche già iniziato qualche nuovo progetto. Ma oggi ci dedicheremo alla borsa che vi ho presentato alla Fiera Abilmente di Roma e sto parlando della Teddy Chic, la borsa che vi è strapiaciuta a tutti gli eventi in cui sono stata, quindi Fiera Abilmente, Open Day Borgo dei Pazzi, poi ve l'ho presentata anche sui vari social, vi è piaciuta, io sono super felice perché non me l'aspettavo, quindi oggi finalmente arriva il tutorial aperto a tutti. È un progetto veramente molto semplice, facile, anche veloce, perfetto anche per le principianti e per chi non ha mai lavorato all'uncinetto, perché l'ho visto con i miei occhi. Molte persone che hanno partecipato ai corsi in fiera non avevano nemmeno mai lavorato all'uncinetto e comunque l'hanno realizzata ed è venuto veramente un bel progetto. Quindi non avete scuse. Lavorato interamente con la fettuccia in licra e il bordo pelliccioso è stato realizzato con il filato Teddy, che viene poi ripreso anche sul manico. Questa che vi sto mostrando è la versione che ho realizzato per il tutorial, ora vi mostro anche quella che ho realizzato per la fiera. Questa è un po' più piccolina perché era un prototipo e ho utilizzato un fondo molto più piccolo rispetto al solito. Comunque questa è quella che vi ho mostrato in fiera, vi è piaciuta tantissimo, ora l'ho fatta un po' più grande, un po' leggermente diversa. Per questo progetto è disponibile un kit materiali completo che trovate sul sito gomitoli.com. Vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso e vi lascio anche il codice promozionale che vi permette di avere il 30% di sconto sul vostro ordine ed è valido fino al 31 di ottobre. Per chi ha acquistato il kit in fiera si ritroverà la base 22x10, mentre chi acquisterà il kit da questo momento in poi avrà la base 21x8. Ma non c'è alcuna differenza, infatti durante il tutorial poi vi do tutte le indicazioni utili e vi do anche dei consigli se volete realizzarla più grande. Quindi non mi dilungo più di tanto perché tanto vi ho spiegato tutto durante il tutorial, è tutto spiegato passo passo, non vi ho mostrato il procedimento della fodera, ma qui sul canale trovate il procedimento proprio passo passo per la fodera a sacchetto, ve lo lascio anche nella descrizione in basso al video. E nulla, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se le realizzerete mi raccomando taggatemi nei vostri progetti, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare la Teddy Chic e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo una rocca di Inda Licra, nel mio caso colorazione numero 3, filato Teddy colorazione numero 2, ovviamente non utilizzeremo tutta la rocca, una base ovale, nel tutorial vi mostrerò il procedimento su una base 22x10, ma nel kit troverete la base 21x8 cm, la differenza non è molta. Due moschettoni tondi, una chiusura magnetica. Utilizzeremo l'uncinetto numero 5 per la lavorazione della base e l'uncinetto numero 8 per il resto della borsa, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Dunque, partiremo ovviamente dalla lavorazione della base. Per le amiche che hanno acquistato il kit direttamente in fiera avranno la base 22x10, che è la stessa che lavorerò io in questo tutorial. Da questo momento in poi nel kit troverete la base 21x8, non c'è molta differenza, ho già visto realizzata ed ultimata la versione con la 21x8 e posso assicurarvi che non c'è veramente tantissima differenza. Il procedimento della
della base resta lo stesso e vi darò una chicca in più. Se volete realizzare la TED Chic in versione maxi, potete valutare l'idea di prendere una base 30x10. Il procedimento della base è universale per tutte e tre le misure, quindi non avrete assolutamente problemi. Quindi io, come vi ho già detto, andrò a realizzare la TED Chic con la base 22x10 perché non ho la colorazione giusta da abbinare alla fettuccia che ho, quindi utilizzerò questa. Partiremo utilizzando un uncinetto numero 5 se avete dei fori larghi. Se avete dei fori un pochino più piccoli tipo questi, vi consiglio di utilizzare un uncinetto 3,5-4. Partiremo quindi con la nostra fettuccia in licra. Facciamo un cappio iniziale lasciando la codina un po' più lunga, ci servirà alla fine del giro. Quindi facciamo il cappietto. Ci andiamo ad inserire nel lato più corto e nel foro centrale. Ci inseriamo, prendiamo il filo, lo tiriamo fuori in questo modo e facciamo una catenella, ovviamente con il filo collegato al gomitolo. In questo modo procederemo lavorando una maglia bassa per ogni foro, ma nell'angolo andremo a lavorare una catenella che fungerà da aumento proprio perché, essendo un filato molto spesso, non riusciamo ad entrare 2 volte nello stesso foro, quindi andremo a sostituire la seconda maglia bassa che dovremo fare in ogni angolo con una catenella. Quindi procedo lavorando una maglia bassa in ogni foro. In questo primo giro faremo un pochino fatica a far passare il filo attraverso i fori, ma è solo per questo primo giro, tranquille, poi cambiamo uncinetto. Qui ci troviamo proprio nell'angolo, quindi ho lavorato la prima maglia bassa, dovrei farne un'altra per fare l'aumento, ma vado semplicemente a fare una catenella che poi lavorerò nel giro successivo. Ora procedo semplicemente lavorando una maglia bassa per ogni foro sottostante e andrò a ripetere questo procedimento, quindi una maglia bassa e una catenella in ogni angolo, quindi dove c'è la parte più sondata. Dove vedete proprio la parte più sondata, andate a fare questo procedimento. Vedete, qui ho il foro che si trova proprio nell'angolo, faccio la catenella e poi lavoro la maglia bassa nel foro, ovviamente. Quindi nulla di difficoltoso. Procediamo in questo modo per tutto il giro e ci rivediamo al termine per vedere come chiudere il giro. Arrivati a questo punto, questo sarà il risultato della nostra base. L'ultimo foro dobbiamo lavorarlo in modo un po' diverso, nel senso che entriamo e prendiamo il filo collegato al gomitolo, lo tiriamo fuori, ma chiudiamo questo punto con il filo, la codina che abbiamo lasciato lunga all'inizio. Quindi prendiamo e tiriamo fuori tutto il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura nel primo punto. In questo modo faremo una bella chiusura invisibile e non dovremo nemmeno tagliare il filo. Quindi prendiamo un ago, ci inseriamo in questo punto, questa è la catenella che funge da prima maglia bassa, quindi noi ci dobbiamo creare la solina sopra, ci inseriamo qui e poi rientriamo nell'ultimo punto, vedete, in questo al centro. Vedete? Abbiamo fatto la chiusura invisibile, è tutto perfettamente collegato.
ci andiamo a bloccare questo filo facendolo passare attraverso le maglie. Vi consiglio sempre un ago perché con l'uncinetto è un po' scomodo. Ed ora passeremo dall'uncinetto piccolino, nel mio caso il 5, ma se avete la base 21x8, un uncinetto 3,5 4, passeremo dall'uncinetto più piccolo all'uncinetto numero 8, adatto per questa tipologia di filato. Quindi a questo punto ci inseriamo prendendo solo la metà catenella esterna del punto che si trova in corrispondenza del filo collegato al gomitolo. Quindi ci inseriamo in questo modo, prendiamo il filo, lo portiamo all'esterno e facciamo una catenella. Questa ci fungerà sempre da prima maglia bassa. Possiamo andare a lavorare gli aumenti anche in questo giro. Io nei corsi che abbiamo fatto in fiera l'ho fatto fare esattamente proprio nella catenella. In questo procedimento non lo farò, ma comunque voglio spiegarvi nel caso volete fare gli aumenti. Gli aumenti vanno fatti esattamente dove abbiamo fatto la catenella sottostante. Quindi esattamente qui si vede, c'è lo spazietto, e se volete fare gli aumenti anche in questo giro andate a posizionare un marcapunti in ogni catenella e in quel punto andrete a lavorare 2 maglie basse. Io questa volta non lo farò perché comunque passando anche da un uncinetto più piccolo all'uncinetto grande, quindi nel mio caso dal 5 all'8, comunque la lavorazione resta abbastanza morbida, quindi non serve nemmeno fare gli aumenti. Quindi non farò aumenti, ma lavorerò una maglia bassa in ogni punto sottostante, ovviamente con l'uncinetto numero 8, tenendo una lavorazione non troppo stretta, e poi vi faccio vedere il risultato finale. Quindi procediamo sempre lavorando una maglia bassa in costa retro, quindi prendendo solo la metà catenella retro, in ogni punto, catenella compresa ovviamente. Quindi qui ho la catenella. Se volete fare l'aumento e quindi ottenere una borsa un po' più larga, vi basta fare un aumento in ogni catenella che avete nell'angolo. Io voglio tenerla un po' più dritta, quindi non andrò a fare aumenti. Bene, ho terminato il mio giro, questo è il risultato. Devo lavorare l'ultimo punto, quindi mi inserisco e lavoro l'ultima maglia bassa. A questo punto devo andare a fare la chiusura invisibile, quindi come vi ho mostrato in fiera e all'Open Day da Borgo dei Pazzi, è un procedimento che è piaciuto tantissimo e molti di voi comunque non lo conoscevano. Quindi alziamo l'asola, la lasciamo libera, ci inseriamo dall'interno verso l'esterno in questa solina qui. Questa è la catenella che funge da prima maglia bassa, quindi ci inseriamo in questa maglia in questo modo, prendiamo la solina, questa qui, e ce la portiamo all'interno, tiriamo bene. Ora ci dobbiamo inserire proprio alla base di questa solina. Questa è la solina che abbiamo portato all'interno. Ci inseriamo qui, ci inseriamo dentro l'asola, tiriamo questo filo per chiudere il punto, lo dobbiamo chiudere bene, in questo modo. Prendiamo il filo, portiamo fuori e facciamo una catenella che fungerà da prima maglia bassa. In questo modo avremo fatto la chiusura invisibile. Ora, da questo momento in poi partiremo con la lavorazione a punto riso. La lavorazione a punto riso non è altro che una maglia bassa normale alternata con una maglia bassa in costa retro, che poi saranno
Di conseguenza alternate nei giri successivi, quindi verrà quella sorta di lavorazione a scacchi. Quindi ora abbiamo fatto la maglia bassa normale, nel punto successivo andiamo a lavorare una maglia bassa in costa, quindi prendiamo solo la metà catenella retro in questo modo e facciamo una maglia bassa. Quindi il procedimento è comunque molto semplice. Poi punto successivo, maglia bassa normale, punto successivo, maglia bassa in costa retro, e andremo ad alternare questi due punti per tutto il giro. Bene, abbiamo ultimato anche questo giro. Devo lavorare l'ultimo punto, quindi in costa, in questo modo. A questo punto dovremo fare sempre la chiusura invisibile, però dovremo variare un piccolo passaggio, perché ora dobbiamo fare la maglia bassa in costa retro al di sopra di questa maglia. Il procedimento è più o meno lo stesso, quindi tiriamo un po' il filo, lo lasciamo, ci inseriamo dall'interno verso l'esterno in questo punto, in questo modo, prendiamo l'asola, ce la portiamo all'interno, però dobbiamo andare a prendere solo una metà di questa catenella, quindi allarghiamo un po' il punto, ci inseriamo nel mezzo, ci inseriamo all'interno dell'asola, tiriamo il filo, lo tiriamo sempre per bene in modo da chiudere l'asola, prendiamo il filo e facciamo una catenella. In questo modo avremo simulato la maglia bassa in costa retro, però comunque facendo una chiusura invisibile, non creando degli scanini. Quindi a questo punto abbiamo fatto la maglia bassa in costa retro sulla maglia bassa normale. Ora abbiamo la maglia bassa in costa retro al di sotto, quindi dobbiamo fare la maglia bassa normale prendendo tutto il punto. Quindi andiamo a prendere tutta la catenella e lavoriamo una maglia bassa. Poi abbiamo la maglia bassa, quindi andiamo a lavorare al di sopra una maglia bassa in costa retro, e come avrete capito dovremo alternare i punti con quelli che abbiamo in basso. Ma il procedimento è molto semplice perché si tratta comunque di maglie basse. Quindi ora procediamo. Ho la maglia bassa in costa retro, quindi al di sopra lavoro la maglia bassa normale. Poi ho la maglia bassa normale, al di sopra lavoro la maglia bassa in costa retro. Continuo in questo modo per tutto il giro, ci rivediamo al termine. Ok, ho ultimato il mio giro, ho terminato con una maglia bassa normale avendo iniziato con la maglia bassa in costa retro. A questo punto sopra questa maglia bassa in costa retro dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa normale, quindi alterneremo le due chiusure invisibili che vi ho mostrato anche per tutta la lavorazione della borsa. Ora dobbiamo andare a fare quella che abbiamo fatto all'inizio. Quindi tiriamo sul filo, ci inseriamo sempre dall'interno verso l'esterno nel primo punto disponibile, quindi esattamente questo. Prendiamo il filo, ce lo portiamo all'interno e dobbiamo andarci ad inserire proprio alla base di tutta quest'asola. Quindi a differenza del passaggio precedente dove siamo entrati nel mezzo per creare la maglia bassa in costa retro, ora dobbiamo prenderla tutta per lavorare la maglia bassa normale. Quindi ci inseriamo in questo modo,
ci inseriamo all'interno dell'asola, tiriamo il filo per chiudere l'asola, tiriamo bene, prendiamo il filo, lo facciamo passare attraverso queste maglie e facciamo una catenella. Quindi avremo lavorato la maglia bassa normale. Questo è il procedimento che dovremo ripetere per tutta la lavorazione del corpo borsa. Quindi ora si vanno ad alternare comunque i punti. Qui ho la maglia bassa normale, quindi al di sopra lavoro la maglia bassa in costa retro. Qui ho la maglia bassa in costa retro e lavoro la maglia bassa normale. Quindi ripeteremo questo procedimento ovviamente per tutto il giro fino ad ultimarlo e andremo ad alternare i nostri punti per il totale di giri che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Il totale di giri ovviamente parte da questo primo giro di maglia bassa in costa retro fino all'ultimo giro che lavoreremo e la misura in centimetri corrisponderà all'altezza della borsa. Quindi se volete una borsa più alta o più bassa aumenterete o diminuirete il numero di giri totali. Ricordatevi sempre di alternare la chiusura invisibile in base al punto iniziale, quindi ora abbiamo chiuso in questo modo dovendo lavorare la maglia bassa normale. Nel caso della maglia bassa in costa retro dobbiamo semplicemente entrare nel mezzo dell'asola che abbiamo portato all'interno. Se non avete capito qualche passaggio vi basterà semplicemente tornare indietro nel video. Quindi raggiungiamo le misure desiderate e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho ultimato il mio corpo borsa, ho lavorato in totale 15 giri a partire dal primo giro di maglia bassa in costa retro ed ho raggiunto un'altezza di 21 centimetri. A questo punto non ci resta che andare a tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Tra l'altro mi è avanzato anche un po' di fettuccia, quindi volendo possiamo farla anche più grande. Quindi ho tagliato il filo, tiro fuori e si va a chiudere con asola di chiusura utilizzando l'ago o se preferite l'uncinetto. Quindi ci inseriamo in questa asola qui e poi rientriamo da dove siamo usciti, proprio al centro. Questo sarà il risultato, avremo una bella chiusura invisibile. Ora andiamo a bloccare il filo attraverso le maglie. A questo punto non ci resta che andare a creare il bordo pelliccioso con il filato teddy. Quindi ci prendiamo il filato, stesso uncinetto di lavorazione, quindi il numero 8, facciamo un cappio e ci teniamo il filo sull'uncinetto. Ci posizioneremo in questo modo e andremo a lavorare prendendo solo le metà catenelle che abbiamo verso l'esterno. Quindi ci agganciamo in un punto qualsiasi, io preferisco agganciarmi sempre sul lato e vado ad inserirmi in questo modo. Prendo solo la metà catenella verso l'esterno e lavorerò in questo modo. Volendo potete anche mettervi sul dritto se preferite, quindi entrare in questo modo. Quindi mi reinserisco in questo modo e lavoro la prima maglia bassa. Prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Procedo, punto successivo, mi inserisco, mi porto intanto la codina dietro così la nascondo e lavoro una maglia bassa e procederò lavorando una maglia bassa in ogni punto che ho sul bordo.
ultimo punto da lavorare e poi si va a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto. Capisco che potrebbe essere difficoltoso vedere i punti, lo è anche per me, ma in questo caso, come tutti i filati pellicciosi, dobbiamo utilizzare le nostre dita per capire dov'è il punto. Quindi utilizzando le dita andiamo a capire dov'è il punto, ci inseriamo e chiudiamo con una maglia bassissima. A questo punto facciamo una catenella, volendo possiamo metterci un marcapuntini al primo punto così non ci confondiamo e sappiamo dove chiudere poi il giro. A questo punto, come vi ho già detto, dobbiamo utilizzare le nostre dita per capire dov'è il punto. Quindi qui ho il punto successivo, mi inserisco e lavoro una maglia bassa. Punto successivo, lavoro una maglia bassa. Vedete, si percepisce comunque inserendo il dito si allarga il punto, anche perché stiamo lavorando questo filato con l'uncinetto numero 8, quindi le maglie restano anche abbastanza lente e facili da sentire con le dita. Quindi andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante per il totale di giri che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. La misura è indicativa perché in base a quanto volete fare largo il bordo lavorerete più o meno giri. Quindi io vi lascio i miei giri qui in alto insieme alla misura in centimetri, ma sentitevi libere di modificarlo. Quindi ci vediamo al termine. Bene, ho lavorato 7 giri totali, devo chiudere l'ultimo giro, ma questo lo farò con l'asola di chiusura e questo è il risultato. Ho circa 9 cm di bordo, ovviamente potete personalizzarlo, farlo più stretto o più largo, quindi ora taglio il filo, vado a chiudere e bloccare il filo ed avremo ultimato il corpo borsa. A questo punto non ci resta che applicare gli accessori. Per quanto riguarda la fodera, io nella prova che avete visto, quella in versione panna, avevo inserito il sacchetto, la fodera a sacchetto. Il tutorial lo trovate sul canale, ovviamente dovrete farlo semplicemente più grande in base alla grandezza della vostra borsa, oppure potete andare a foderare normalmente creando una classica fodera e cucendola lungo il bordo. Quindi a questo punto vado ad inserire i moschettoni. Se fate la fodera classica dovrete applicare i moschettoni sul bordo, quindi alzo il bordo pelliccioso e vado ad applicare il moschettone dall'esterno, poi lo porto verso l'interno, lo faccio passare attraverso le maglie in questo modo e poi lo spingo verso l'interno. Faccio lo stesso anche sull'altro lato. In questo modo nel kit troverete anche la chiusura magnetica, se volete chiuderla ulteriormente. Io al momento non la utilizzerò, ma nel caso voleste utilizzarla vi basterà cucirla all'interno della borsa al centro. Quindi a questo punto non ci resta che applicare il manico tramite i moschettoni che sono già inseriti anche sul manico.
Una volta ultimata la borsa, questo sarà il risultato. Io spero che vi piaccia, io sono super soddisfatta. L'ho fatta un pochino diversa rispetto alla prima che ho realizzato. Ho fatto il bordo un po' più largo, ma questo è a piacere, quindi potete realizzarlo più largo, più sottile, dipende dai vostri gusti. Stessa cosa per quanto riguarda l'altezza della borsa. Se volete una borsa più bassa, diminuirete i giri, se la volete più alta aumenterete i giri. Tanto come vi ho mostrato avanza un po' di filato, quindi state tranquille. Per quanto riguarda il manico, potete renderlo anche più corto agganciando i moschettoni qui sul laterale leggermente più bassi, cercando comunque di tenerli sempre nascosti dal bordino. E nulla, questo è il risultato. Ho messo la fodera all'interno, ma è il sacchetto piccolino. Come vi ho consigliato, dovreste farlo più grande seguendo le misure della borsa, oppure potete mettere la chiusura magnetica che troverete comunque nel kit. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se la realizzerete, mi raccomando, taggatemi nei vostri post o mandatemi le foto tramite messaggio. Vi ricordo che trovate il kit e materiali completo sul sito gomitoli.com. Vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Vi lascio anche il codice promozionale che vi permette di avere il 30% di sconto sul vostro ordine, ma solo fino al 31 di ottobre. E nulla, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo tutorial, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!